Coniugi separati e coniugi divorziati. Che cosa succede in caso di successione? In questo video ti voglio parlare di situazioni sempre più frequenti in Italia ma in tutto il mondo, cioè di famiglie che decidono di separarsi o addirittura divorziare. Che cosa comporta da un punto di vista normativo e legale in ottica di successione? La separazione viene vista dal nostro ordinamento come una situazione provvisoria in funzione di un ricongiungimento oppure di un definitivo divorzio. In caso di separazione consensuale o senza addebito, il coniuge superstite mantiene infatti tutti i diritti ereditari. Vuol dire in pratica che per la legge sulle successioni è come se non si fosse mai allontanato dalla sua famiglia di origine. Ai fini della successione, quindi un coniuge separato senza addebito in maniera consensuale mantiene tutti i diritti previsti per il coniuge regolarmente sposato. Di conseguenza, in caso di decesso appunto del coniuge, il superstite avrà diritto alla sua quota di patrimonio prevista per legge, che dipende dalla composizione familiare e degli eredi appunto che sono oggetto di successione, e anche il diritto alla pensione di reversibilità, ad eccezione del diritto di mantenimento. In questo caso tale diritto viene trasferito a carico degli eredi del defunto. Stessa cosa vale per la pensione di reversibilità, che viene recepita solo nel momento in cui ci siano in corso il pagamento degli alimenti. In merito invece alle famiglie divorziate, quello che devi sapere è che il diritto successorio cessa, quindi con lo scioglimento del matrimonio non sono più raffigurati sul coniuge superstite nessuna tipologia di tutela, nessuna tipologia di diritto. Cosa diversa invece riguarda i coniugi divorziati. Infatti, in caso di divorzio, il diritto successorio cessa con lo scioglimento del rapporto di matrimonio. Quindi un coniuge divorziato non ha alcun diritto sull'eredità del coniuge defunto. Anche in questo caso bisogna fare attenzione all'assegno divorzile, perché nel momento in cui venisse a mancare il coniuge che corrispondeva all'assegno divorzile, il coniuge superstite, se versa ancora in stato di bisogno, mantiene tale diritto che viene trasferito a carico degli eredi del coniuge defunto, tendenzialmente viene trasferito ai figli. Argomento su cui portare attenzione è quello legato all'assegno divorzile. Infatti, nel momento in cui viene a mancare il coniuge che corrispondeva all'assegno divorzile e il coniuge superstite versasse ancora in stato di bisogno, di necessità di questo assegno, tale diritto viene trasferito a carico degli eredi del coniuge defunto. Nel momento in cui il coniuge superstite si dovesse risposare, questo diritto però viene meno. Già da queste brevi informazioni puoi capire quanto sia delicato affrontare una successione in caso di separazione o divorzio e quanto le situazioni tra di loro possano essere diverse. Di conseguenza, l'unico modo per andare veramente a capire che cosa succederà e andare anche a tutelare le persone a cui vuoi più bene è fare una pianificazione corretta e concreta. Lasciare da sbrogliare queste situazioni agli eredi, quindi spesso i figli e l'ex coniuge, molto spesso comporta litigi familiari e distruzione del patrimonio. Quindi l'invito è metterci la testa subito, il prima possibile, e fare tutti i passi necessari per tutelare le persone a cui vuoi più bene. Io per questo video ho concluso, ti saluto e ti ringrazio per l'attenzione. Se hai delle domande scrivimele pure qui sotto nei commenti e ti aspetto al prossimo video. Grazie.
Se per questo argomento pensi di aver bisogno di una consulenza, contattami, sono a tua disposizione per valutare insieme la tua posizione.